Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la prima parte di maggio 2022, verso metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami le tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2022 per lo Scorpione. Abbiamo il carro, cari amici dello Scorpione, periodo di spostamenti. Il carro è una carta che ha un'energia piuttosto veloce, può parlare di viaggi, può parlare di trasferimenti, di traslochi, può parlare anche di una scelta che deve essere fatta e è una scelta che deve essere fatta, diciamo, prendendo in mano quelle che sono le redini della propria vita. Parla comunque di quello che è il prendere una direzione in una situazione o in una relazione. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa dicono. Una carta per gli amici dello Scorpione. Grazie. Riparare. Carta numero 52. Questa carta, amici dello Scorpione, fa riferimento al fatto che qualcuno qui abbia, diciamo, il cuore rotto e fondamentalmente c'è bisogno di perdonare. Il riparare fa proprio riferimento a quello, al perdonare qualcuno o a perdonare anche voi stessi, perché il perdono, le persone più difficili da perdonare siamo noi stessi. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Allora, partiamo subito con la carta della temperanza. La temperanza parla di un momento di equilibrio, parla di un momento dove probabilmente si sta cercando o si è appena raggiunto, diciamo, quello che è questo equilibrio. La temperanza parla anche di pazienza e parla di guarigione, nel senso che nei tarocchi tradizionali è raffigurato con le ali di un angelo e parla di un qualche tipo di guarigione di tipo spirituale, ok? Seguiamo poi con un 3 di spade. Il 3 di spade al contrario lo associo molto al riparare perché probabilmente qui c'è qualcuno che ha ancora una sofferenza dentro, non riesce, diciamo così, ancora a staccarsi da questa sofferenza. La sacerdotessa queste sono proprio cadute. La sacerdotessa parla di quello che è la vostra intuizione, di quello che è molte volte fa riferimento al lato nascosto, al lato, diciamo così, che di cui non si è molto consapevoli, è comunque collegata a quello che è l'inconscio, la sacerdotessa. Come dicevo prima, fa riferimento a un qualche tipo di intuizione, un qualche tipo di anche idea, ehm, per certi versi potrebbe far riferimento, agli inizi o alla volontà insomma di iniziare un qualche tipo di percorso nuovo, un percorso di studi, o magari anche proprio di avvicinarsi a quello che è l'arte esoterica insomma. Sento che comunque c'è il bisogno di fare un tuffo nel passato, c'è bisogno, più che nel passato dentro, perché ci sono delle cose inerenti al passato che probabilmente non sono ancora, così chiare. Parla anche di un qualche cosa che potrebbe essere rivelato, andiamo poi a vederlo dopo meglio con i mini tarocchi. Continuiamo con la ruota della fortuna. La ruota della fortuna normalmente indica cambi veloci, ma, avendocela a metà lettura, a metà stesa, sento che è un cambio che probabilmente fa fatica ad arrivare. Probabilmente è per quello che c'è questo carro, il carro parla di un viaggio, parla di uno spostamento, parla di andare fondamentalmente. La ruota della fortuna qui
mi dice che fate fatica a creare questo tipo di cambiamento. In effetti poi seguiamo con un 10 di spade. Il 10 di spade io lo sento, affine a questo 3 di spade, nel senso che c'è proprio qualcuno qui che deve lasciarsi indietro questo tipo di sofferenze. Bisogna imparare a perdonare gli altri, ma anche e soprattutto se stessi per aver lasciato che le cose succedessero in quel modo, insomma. Okay, allora andiamo avanti. Abbiamo un 3 di coppe e qui sento che in qualche modo gli incontri, gli amici, un qualche gruppo, se fosse se vibrasse per esempio, come una stesa lavorativa potrebbe essere un gruppo di colleghi, e io sento che in qualche modo qualcuno vi sostiene. E poi abbiamo un 2 di spade. E il 2 di spade fa riferimento a quelli che sono i dubbi, a quello che è letteralmente un bivio. Diciamo che anche il carro potrebbe esprimere, questa energia di bivio, come qui, però qui sono già più, diciamo, in mezzo ai dubbi. Qui è come se la scelta io l'avessi già fatta. Però comunque andiamo verso il carro, okay? Oh, scusate. Allora, andiamo a vedere la temperanza. Di che cosa ci parla questa temperanza? Abbiamo un 3 di pentacoli al contrario e il diavolo al contrario. Mhmm, la temperanza in questo caso, avendo queste 2 carte sotto al contrario, sento che per certi versi è una carta che vi dice di portare pazienza, c'è probabilmente una sorta di, senso di inadeguatezza, oggi mi impappino, ehm, per quello che riguarda una qualche responsabilità. O probabilmente c'è qualcuno che si sente un po' intrappolato in qualche tipo di responsabilità, che magari non sente proprio sua. Andiamo a vedere questo 3 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un re di pentacoli e un papa al contrario. Io credo che qui ci sia questo re di pentacoli, questa persona, diciamo così, che in qualche modo vi ha ferito, che in qualche modo non ha riconosciuto quello che era il vostro merito, non ha riconosciuto quello che era tutto il vostro lavoro. È come se non ci fosse qualche cosa di ufficiale, diciamo così, no, e potrebbe essere un riconoscimento economico, nel caso per voi la stesa vibrasse come una stesa di lavoro, potrebbe rappresentare una relazione, nella quale non si che non è ufficiale, diciamo così, okay? Andiamo avanti, vediamo la sacerdotessa per piacere, grazie. La reg la regina di bastoni e un cavaliere di spade. Io credo che qui qualcuno vorrebbe riuscire a, sviluppare quelle che sono le doti, diciamo così, un po' ammaliatrici. Le doti, mi parlano di affascinante, quindi sento che qui qualcuno vorrebbe sviluppare il proprio fascino, per ottenere quello che si vuole fondamentalmente. Però avendo anche questo cavaliere di spade, sento che c'è bisogno di una forte determinazione in questo senso, okay? La, carta della sacerdotessa associata alla regina di bastoni mi fa anche venire in mente che ci sia un qualche tipo di, apprendimento, un qualche tipo di, mhmm, magari credenza inconscia che potrebbe essere legato alla madre per qualcuno. Allora andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 6 di spade e un 10 di bastoni. Qui c'è bisogno di fondamentalmente lasciarsi indietro qualcosa, ma proprio fisicamente, che è probabilmente per quello che qui avete la carta del carro. Avete bisogno fisicamente di lasciarvi indietro una situazione o una relazione. O un ideale potrebbe essere per qualcuno, visto che abbiamo il 6 di spade, ma avendo anche il 3 di bastoni e il carro,
per molti potrebbe risuonare da un punto di vista fisico, bisogna trasferirsi, lasciare fisicamente quello che è una situazione o una relazione. Abbiamo anche il 10 di bastoni e evidenzia il fatto che si debba lasciare indietro quello che sono le aspettative degli altri, piuttosto che i pesi che ci si porta dietro. Però io credo che qui il cambio fisico, un trasferimento, un cambio di casa, sia molto molto marcato. Andiamo a vedere di che cosa ci parla questo 10 di spade, per piacere, grazie. 10 di coppa al contrario e un 2 di bastoni, e qui avevate il 3 di bastoni al contrario. Io credo che è come se avete la carta del riparare, no, sapete quando si dice che un vaso è rotto, sì è vero, si ripara, però le crepe restano. E qui è un po' la stessa energia quello che sento. È come se questo sorta di tradimento, questa sofferenza, questo dolore che si ripresenta comunque qui, anche se verso questa parte della stesa comincia già a essere una cosa che magari vi lasciate alle spalle, diciamo verso la fine del periodo, sento che per certi versi non, riuscite ad avere una visione futura di quello che potrebbe essere l'unione con questa persona, con questa società, con questo gruppo, insomma. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Allora, il 3 di coppe è spiegato dalla carta degli amanti al contrario, da un asso di denari al contrario e dal 10 di pentacoli al contrario. Di nuovo, ci sono 2 10 al contrario, qui avete un altro 10, qui avete un altro 10. C'è fortemente l'esigenza di chiudere un ciclo per poter aprirne uno nuovo. Difatti anche qui c'è un bell'asso di denari che però è ancora girato a testa in giù, al contrario. Io credo che e anche gli amanti avete girato al contrario. Credo che qui si tratti davvero di fare una scelta per amor proprio, potete farvi consigliare dagli amici, però io credo che il fatto di intraprendere questa nuova strada, il fatto di, diciamo così, girare questo asso di, pentacoli vi darà l'opportunità di trovare una un momento migliore nella vostra vita, e di nuovo c'è il 10 c'è un 10 girato al contrario. Quello che sento io è che, ripeto, c'è una sorta di distacco necessario da quello che è questo gruppo, questo può essere un gruppo lavorativo, può essere un gruppo di amici, possono essere solo anche dei colleghi all'interno di un'azienda. Andiamo a vedere il 2 di spade, grazie. Guardate un'altra volta il 10 di spade, 5 di spade e 8 di coppe, un'altra carta di viaggio. Quindi qui o sì il periodo prevede un movimento fisico, un movimento magari mentale, nel senso che vi staccate da certe idee, vi staccate da certe sofferenze, da certi tradimenti, anche se ho moltissimi riferimenti di movimento fisico, di trasloco proprio, di, spostamento. Io credo perché abbiamo anche un 3 di pentacoli al rovescio qui all'inizio della lettura e, a volte fa riferimento a quello che sono gli acquisti o le ristrutturazioni di una casa. Qui per certi versi se, per voi risuonasse così potrebbe essere che bisogna siete in una fase diciamo così di attesa, per poter, svincolarvi da quello che potrebbe essere il fare una riforma scusate in spagnolo, una ristrutturazione, ehm, piuttosto che, un acquisto di una casa. È come se qui ci fosse qualche cosa che non vi è riconosciuto, Però ripeto, avete anche la carta del carro, quindi, diversi riferimenti agli spostamenti di tipo fisico, quindi, per qualcuno potrebbe proprio risuonare come un trasferimento, sia da un punto di vista lavorativo, quindi magari all'interno di un'azienda, all'interno di un gruppo lavorativo, sia magari per conto vostro, magari c'è un cambio di casa,
e si lascia indietro una determinata situazione, una determinata relazione. Diciamo che l'inizio del periodo prevede una sorta di pazienza ed elaborazione di questo tipo di sofferenza, di questo tipo di dolore. Nella seconda parte della stesa io sento che cominciate già a lasciarvi indietro quello che è questo dolore, cominciate già a capire, secondo me, da che parte muovervi, nonostante comunque vi restino i dubbi, però avete chiaro il fatto che dovete chiudere un ciclo. Avete 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dovete o sì chiudere questo ciclo e anche alla fine dell'assesa avete una carta di movimento, una carta di ricerca interiore. C'è qualcuno che deve andare a ricercare la propria verità. Bene, andiamo a vedere conoscio, conscio e inconscio. Io intanto ne approfitto per fare una comunicazione. Finalmente ho attivato un numero di telefono per le consulenze telefoniche, quindi, è già aperta l'agenda di maggio per le prenotazioni, per le consulenze telefoniche. Se vi interessasse potete comunque contattarmi via mail e trovate la mail sempre nella descrizione di ogni video. Okay, abbiamo armonia, bellissimo, un 10 di coppe, un altro 10, Poi abbiamo stress, confronto e condivisione. Mh. Dunque, armonia e stress sono 2 carte fondamentalmente che sono in contrasto tra di loro, però per certi versi è come se io vivessi, diciamo, leggessi. Questa parte, riguarda il conscio, questa parte riguarda l'inconscio. Quindi la carta dell'armonia parla di quello che è una sorta di coerenza che, potreste, diciamo così, sviluppare, in questo periodo e quello di cui, siete consapevoli è che comunque avete tanto stress. E io lo vedo qui perché c'è comunque un diavolo al contrario che parla comunque, molte volte di manipolazione, molte volte parla di rabbia, parla di energie comunque bloccate, no, e c'è proprio bisogno di questo, c'è bisogno di lasciare andare lo stress e di trovare quello che è la propria armonia, no, con questo 10, di coppe. La parte inconscia è spiegata dal confronto e dalla condivisione. Io credo che qui ci sia qualcuno che stia facendo dei confronti che in realtà non hanno ragione di esistere, perché se vedete la, carta raffigura un tronco di legno e un bambù, che è vero sono 2, esseri organici entrambe, però sono completamente diversi, hanno caratteristiche diverse, una struttura chimica diversa e quindi la carta dice che non è giusto fare questo tipo di confronto perché di base, le situazioni o le persone, sono comunque diverse, no, voi siete diversi da qualcun altro e quindi non è giusto fare dei confronti, oppure il vostro partner è diverso dal vostro ex, ipotesi. E quindi non è giusto fare questo tipo di confronto. Però quello che sì sarebbe consigliabile è passare attraverso questa condivisione. È una regina di bastoni, ce l'avevate già qui ed è proprio quello a cui voi aspirate, il fatto di riuscire a creare quello che è un'armonia, io sento, okay, per certi versi il fatto che voi abbiate la condivisione nell'inconscio è come se, ehm per certi versi voi siate convinti o convinte di condividere. In realtà essendo diciamo una sfaccettatura, dell'inconscio ed essendo affiancata alla carta del confronto, è un po' come se, ehm, stiate valutando con chi condividere, perché state facendo dei confronti, Okay, forse questa, è da mhmm, come vi posso dire, bisognerebbe mettere la carta dell'armonia qua dietro, come condivisione, in modo da, rendere più fluido questo flusso di condivisione. Okay, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo che altro messaggio vi danno, per piacere, grazie. Abbiamo wow, brilla dall'interno. Ehm
È tempo per te di brillare, dice questa carta. È tempo di autoaccettazione, mhmm, per rivelare al mondo la tua reale bellezza. Bellissime carte, devo dire, amici dello Scorpione. Questo era quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.